Bentornati o benvenuti sul mio canale. Chitarre G&L. E cosa dire, sono chitarre ottime, suonano benissimo, che è la cosa che più ci interessa. E cosa sta a significare questo marchio G&L? Praticamente sono le iniziali dei due fondatori di questa azienda, George Fullerton e Leo Fender o Leo Fender. Per cui, ecco cosa vi ricorda. Fullerton e Fender sono anche i fondatori della Fender, per cui tutte le chitarre Fender, Stratocaster, Telecaster nascono dalla mente geniale di Leo Fender e ovviamente di George Fullerton. La Telecaster, una curiosità così, si chiama così perché in origine l'avrebbero chiamata Broadcaster, ma era un marchio già registrato da Gretsch, per cui dato che in quegli anni insomma stava nascendo la televisione, la Telecaster è nata nel 1950, hanno deciso di chiamarla Telecaster in omaggio alla televisione. Sì, vabbè, non è una genialata, però è un nome che poi ha portato veramente fortuna. Ecco, nel 65 Leo Fender vende la CBS nel 65 Leo Fender vende appunto la Fender alla CBS. La CBS che da quel momento in poi fa abbastanza scadere la qualità degli strumenti Fender, però questo è un altro discorso. La vende perché? Perché ha dei problemi di salute che poi finalmente riesce a risolvere e nel 70-71 contribuisce alla nascita del marchio Music Man, per cui vedete dove va Fender nascono grandi chitarre. Nel 78 Fender abbandona la Music Man e con il suo vecchio amico George Fullerton fonda la G&L, per cui i due originari creatori della Fender si sono rimessi insieme per creare appunto le loro chitarre, quelle che hanno sempre saputo fare egregiamente. Leo Fender ci ha lasciato, se n'è andato, ma la sua impronta è indelebile e chiara in tutti gli strumenti G&L. Questa chitarra è la ASAT Special. È una chitarra della loro produzione indonesiana. Hanno anche una produzione americana che costa veramente qualcosina in più, però questa è comunque un medio prezzo, viene sui 600-700 euro, dipende insomma al momento di questo video. E ringrazio Gold Music per avermela inviata in conto visione, per cui purtroppo dovrò restituirla, ma va bene così. Questa chitarra mi ha assolutamente stupito. Sinceramente mi aspettavo l'ennesima Telecaster, insomma non è che siano tutte uguali le Telecaster, però insomma l'impronta è quella, ovviamente l'impronta di Fender. Questa Telecaster ha tutte le carte in regola per essere una grande Telecaster, ha due pick-up che sono eccezionali, sono un po' più grossi dei single coil. Questi sono due single coil, ma suonano quasi come dei P90, per cui è diciamo una via di mezzo. Ha un sustain o un sustain o una sostensione un sustain infinito questa chitarra. Poi vi faccio sentire una prova che ho fatto. Quando suona vibra sotto le mani. È una chitarra che mi sono divertito tantissimo a suonare e che prima di restituire a Gold Music intendo suonare ancora molto, per cui non voglio più andare avanti, fare pipponi, abbiamo già parlato fin troppo. Voglio solo farvi sentire adesso un po' di suoni. Partiamo con i suoni clean che ho registrato con i toni a 5 e nessun effetto, solo un leggero riverbero, come faccio sempre per farvi sentire il suono com'è, e poi alterniamo un po' di suoni, un po' di chiacchiere, se no è una noia mortale. Prima di partire vi chiedo come sempre, se non siete già iscritti al mio canale, vi prego di considerare di farlo, perché mi aiutate molto e aiutate soprattutto il canale a farvi vedere sempre nuove
cose e nuove chitarre e altre cose ovviamente. Va bene, vi ringrazio, partiamo con i suoni clean.
Avete sentito come suonano questi pick-up, poi li sentiamo anche su un suono ancora più distorto. Per me sono, lo dico spesso, sono cristallini. A me i pick-up piacciono quando le note si sentono bene, proprio bene. Hanno un grande attacco. L'attacco lo ottengono loro in collaborazione con il manico in acero e dà quel classico twang da Telecaster che io qui rilevo moltissimo, anche molto più che in delle Telecaster Fender o di altre marche, però parliamo di Fender visto che il fantasma che aleggia è quello di Leo Fender. Allora, sono pick-up che informandomi un po' ho letto che hanno degli avvolgimenti maggiori rispetto a un normale single coil, per questo assomigliano più a mio giudizio a dei P90, ma addirittura mi sento di dire che mi ricordano molto i Filtertron che usa spesso, quasi sempre, la Gretsch. I Filtertron hanno quel suono un po' graffiante e questi pick-up ce l'hanno anche loro leggermente, però ce l'hanno. Questo ovviamente è una mia opinione, poi voi direte la vostra. Tornando alle Fender, le player messicane che costano qualcosina anche in più di questa, a mio giudizio non suonano bene. Questa è proprio una Fender che suona da Fender Telecaster, come l'aveva pensata Leo Fender. Chiaramente GNL fa anche Telecaster classiche con i due pick-up, con soap bar e la lipstick bar e il single coil al ponte, però questa che ha qualcosa di diverso, qualcosa in più che a me piace, rende veramente molto bene la filosofia di Leo Fender, a mio giudizio. Adesso un po' di caratteristiche veloci, poi continuiamo con i suoni. Il corpo è in tiglio, e il manico è in acero, il radius è da 9,5, il manico è lucidato, però è molto scorrevole, i tasti sono posati perfettamente, non danno nessun fastidio. Il capotasto non sono riuscito a sapere di che cos'è, ma così al tatto mi sembra osso, non mi sembra plastica, insomma mi sembra un buon capotasto. Le meccaniche sono meccaniche senza marca, però vanno bene e mantengono bene la cordatura dello strumento. Hanno un ratio di 18:1, che sapete bene cos'è il ratio, vero? Se no ve lo spiego io nei commenti, chiedetemelo. Ecco, altre cose, appunto i pick-up l'ho detto, l'elettronica mi sembra buona, lo switch a 3 posizioni è buono, il ponte è un bel blocco e ha questa caratteristica, vedete questa vite, casomai metto una foto, che permette, una volta raggiunta l'intonazione voluta dello strumento, girando con una brugola che viene fornita, questa vite dovrebbe bloccare l'intonazione in modo che poi resta quella. È una bella idea a mio giudizio, insomma l'intonazione, sapete, fa dannare abbastanza noi chitarristi. Bene, allora andiamo a sentire un'altra caratteristica di questa chitarra, che è il sustain, che è praticamente eterno. Se fate un accordo il suono dura per un minuto come minimo. Ve lo faccio sentire velocemente, poi dopo andiamo a sentire anche altri suoni più tosti.
parliamo un po' dei suoni di questa chitarra. Ricordo che erano con i toni a metà e con solo un po' di riverbero, non avevano nessun abbellimento di effetti o altre cose. Ecco, il punto di forza di questa chitarra sono appunto questi pick-up, e nei puliti mi sono piaciuti moltissimo perché nella posizione al manico sanno essere anche dolci, morbidi, piacevoli, come anche nella posizione centrale. Nella posizione al ponte sono un po' più aggressivi anche i suoni puliti, però hanno la loro giustificazione. Ci sono molti ambiti musicali nel quale serve un suono pulito però un po' graffiante. In definitiva, la chiarezza e la cristallinità e la definizione di questi pick-up mi sono piaciuti, senza contare, come dicevo, il twang tipico della Telecaster che qui è presente assolutamente. I suoni crunch, anche qui i pick-up mantengono la loro chiarezza, non ci sono note impastate, si sente bene tutto, per cui anche nei suoni crunch e addirittura nei suoni ancora più distorti la chiarezza e diciamo la cristallinità delle note rimane intatta e integra, per cui che dire, promossa senz'altro. A me questa chitarra, forse non l'avete capito, ma mi piace molto e mi fa piacere farvela sentire, farvela vedere. Spero che anche a voi piaccia e che anche se non la conoscevate fino ad ora, adesso abbiate anche un'altra marca a cui guardare, la GNL, oltre alle solite Fender, Gibson e vatte la pesca. Comunque dai, andiamo avanti. Vi risparmio i miei virtuosismi su una base musicale. Questa chitarra in un mix, a mio giudizio, suona veramente, veramente bene. Ma ho letto proprio in questi giorni che l'attenzione media di un utente social ai tempi nostri è di 3 minuti. Ecco, spero voi siate delle eccezioni e che siate ancora qui con me dopo quasi 18-19 minuti. Ecco, per cui per non fare durare questo video 25 minuti
vi risparmio, però se la volete sentire su una base musicale mi farà più che piacere farvi uno short oppure un breve video. Ecco, la metterò a confronto con la mia Telecaster, alla quale ho cambiato pick-up e tutto, e vediamo un po', a mio giudizio, questa chitarra l'avete sentita adesso, vi siete fatti un'idea, però i suoni erano scarni e in ogni caso suona molto bene. Questa chitarra con un po' di effetti e un po' di abbellimento non ce n'è per nessuno, veramente suona veramente molto bene e sono contento di averla provata e di avervela fatta sentire o conoscere nel caso non la conosceste. GNL, come dicevo, è un marchio un po' sottovalutato perché si corre dietro alle solite sirene. Se uno non ha una Fender non è contento, e prenditi una Fender messicana che costa più di questa e ti rende meno. Vabbè, contento te, tieniti la tua Fender, io mi tengo questa. Però vabbè dai, queste sono disquisizioni che lasciano il tempo che trovano. Sapete che io un po' ce l'ho con questi grandi marchi che ti fanno pagare il 40-50% del loro prezzo solo perché hanno il marchio sulla paletta. Vabbè, lasciamo perdere. Per cui, ecco, il video finisce qua. Se avete domande o cosa, fatemele sui commenti, sarò più che felice di rispondervi. Cerco sempre di rispondere a tutti, a volte non è facile, anche perché certi video hanno più di un centinaio di commenti ed è fatica, però li leggo tutti assolutamente. Ecco, il video finisce qua, ci vediamo alla prossima. Ci sono altre novità in arrivo, spero vi interesseranno. Ok, ciao!